Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 aprile al 1 maggio, dove troveremo la luna piena in Scorpione. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo, andiamo ad accendere la luna. Dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci in questo periodo? Quindi noi andiamo ad analizzare eventi, situazioni, energie che ci possono aiutare proprio a partire, diciamo, subito dopo la luna nuova del 17, quindi noi prendiamo in considerazione tutto il periodo dal 18 e principalmente quello che ci avvicina al 1 maggio, dove la luna piena in Scorpione ci porta più attività per lo sviluppo, per la crescita, la ricerca, la curiosità, il coraggio e la determinazione. Sono proprio queste che ci aiuteranno a raggiungere obiettivi importanti proprio in questo periodo. Si tratta di un'energia potente, di emozioni molto forti e travolgenti, di attrazione, passione che si intensifica, anche un po' di autocontrollo nonostante qualche difficoltà, i dubbi e l'incertezza. Di contro dobbiamo fare attenzione a un momento di forte instabilità emotiva e di insoddisfazione. Abbiamo visto che le emozioni possono essere fortissime e prendere un po' il sopravvento, addirittura essere distruttive per noi o per qualcuno intorno. Aggressività, diffidenza possono aumentare, irascibilità, orgoglio. Quindi abbiamo visto le energie a favore e contro dal punto di vista astrologico. Adesso vediamo proprio per voi del leone cosa vogliono dirvi gli oracoli. Abbiamo Esbat, molto particolare come carta perché ci parla di risveglio e quindi che o siamo già in una fase importante della nostra vita di profonda consapevolezza oppure stiamo cercando, stiamo studiando, verificando ed è proprio in questo periodo che ci potrebbe essere un po' di instabilità, perché sentiamo l'esigenza di stabilità, di radicamento e qui si può vivere un'esperienza appunto a livello spirituale e di risveglio molto forte, molto importante anche per voi per sviluppi futuri e quindi forse è anche un momento per entrare in comunicazione con il divino, per vivere intensamente la vostra spiritualità, per radicarvi in una pratica, insomma in qualsiasi circostanza, ad esempio radicarsi in una pratica potrebbe essere qualsiasi cosa, anche vivere la propria spiritualità, nel senso attraverso la meditazione, andare nella natura, dedicarsi a una propria vocazione, a un desiderio, a qualcosa che si vuole fare. La meditazione è sempre super consigliata per me, quindi ovviamente voi farete la vostra scelta. Vediamo l'altro messaggio che arriva dalla carta Ulula alla luna. Secondo me è fondamentale proprio per questo periodo, perché parla di necessità di andare oltre e quindi anche di comunicare o di farsi sentire o di esprimere a voce alta i vostri desideri, le vostre aspirazioni, che cosa volete veramente. E magari per altri può essere veramente il momento adatto per prendere il comando di fare ordine nella vostra vita e quindi anche di non temere di creare nuove situazioni proprio appunto in questo periodo. Troviamo poi la Via Lattea.
effettivamente questa ci parla di viaggio, di percorso, di un qualcosa di importante. Per alcuni potrebbe essere una vacanza, qualcuno, un trasferimento, un cambiamento a livello lavorativo, per altri a livello spirituale interiore, per altri ancora a livello terapeutico, quindi ognuno vivrà un viaggio, chiamiamolo così, importante, un percorso decisivo, dove le cose possono essere molto dinamiche, dove si possono vivere delle situazioni, delle esperienze abbastanza intense, ma questo l'abbiamo visto sin dall'inizio. Quindi va a raccogliere un po' tutte le situazioni, ma veramente tutte, dal lavoro alle esperienze relazionali, c'è un qualcosa che diventa un po' più serio, un po' più importante. Per alcuni potrebbe essere una nuova conoscenza, un flirt, un'avventura che può andare ad uno step, a un livello successivo, per altri può essere un'idea, un progetto che magari era iniziato oppure stavate pensando, prendendo in considerazione, così forse anche con superficialità oppure con non particolare fiducia e invece può prendere piede diversamente, quindi in un modo molto più serio e concreto. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo quali altri messaggi per voi ci sono per questo periodo. Troviamo l'aquila, a parte che essere bellissima, l'aquila in senso legato al significato della carta ci parla di possibili nuovi inizi e che quindi abbiamo bisogno di avere un quadro di insieme, di osservare bene i dettagli di qualcosa, di fare chiarezza, di non vedere gli ostacoli come un qualcosa di negativo, ma invece di vederli in chiave di opportunità e quindi di guardare le cose in prospettiva, ma soprattutto di stabilire delle priorità, di scegliere la libertà, di capire la propria missione. Quindi ci sta dicendo basta scuse, dobbiamo volare verso il nostro obiettivo nonostante appunto qualche difficoltà, nonostante le perplessità, di muoverci ora che questo è il momento giusto per farlo. Poi, troviamo la carta dello stregone. Questo può fare riferimento proprio a noi, e cioè noi che abbiamo il potere, la capacità, di trasformare qualsiasi cosa, ovviamente la nostra vita perché siamo artefici della nostra realtà. Per alcuni può rappresentare guarire le proprie ferite, lasciare andare il passato, per altri può voler dire utilizzare al meglio la propria creatività e capacità per dare vita a nuovi pensieri, progetti, anche relazioni, perché no? Quindi di lasciare andare ciò che non ci serve più e di accogliere il cambiamento, magari cercando proprio di fare ordine, come abbiamo visto, di andare a separare ad esempio le emozioni dalle illusioni, di unire i vari aspetti di sé con i propri desideri. Quindi bisogna passare ai fatti, al concreto, all'azione. E adesso vediamo l'ultimo messaggio che è il viaggio. Appunto, ritorniamo proprio con la nostra chiusura del cerchio, proprio a quello che stavamo dicendo sin dall'inizio. Il viaggio, il percorso, per alcuni potrebbe essere veramente l'organizzare un viaggio, una vacanza, degli spostamenti, un trasferimento, un viaggio come cambiamento importante della vostra vita, oppure di uscire magari dai propri confini conosciuti, di compiere un viaggio nell'ignoto anche se non abbiamo ben chiara la nostra direzione, ma comunque di muoverci, di tracciare noi la rotta man mano che procediamo. Questo è il momento propizio per farlo, per trovare la direzione giusta. Comunque dobbiamo partire, iniziare qualcosa, perché altrimenti possiamo perdere un'occasione veramente importante per noi. Quindi abbiamo la possibilità di sistemare alcune questioni e soprattutto dobbiamo capire e comprendere che il viaggio non è la destinazione. Si conclude qui
la lettura vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!